Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Ferrovie e Miniature. In questo video andremo a parlare un po' di quello che è il concetto della realizzazione di un nuovo plastico in scala N. Ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividetelo nei social inerenti. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' particolare. Ho detto finivo la serie dedicata al digitale e mi dedicavo a questa proposta. Intanto volevo ringraziare a tutti coloro che fin d'oggi hanno contribuito moltissimo alla crescita di questo canale, non solo a quelli che mi seguono iscritti ma anche e soprattutto agli abbonati e tutti coloro che hanno partecipato a tutti i miei crowdfunding di raccolta fondi per realizzare contenuti in questo canale. Intanto vi ricordo che l'ultimo crowdfunding è stato proprio quello dell'acquisto di una macchina fotografica nuova, o meglio una telecamera nuova, e adesso vi spiego come è andata a finire, ma soprattutto abbiamo realizzato due crowdfunding importanti, uno è questo e l'altro è questo della Pico. Questi due star set me li avete regalati voi, questo è quello della Pico in scala K0, con dentro due treni bellissimi, con lo smart control che tra poco cominceremo la serie di gestione per quanto riguarda il digitale, e questo lo faremo viaggiare sui prossimi plastici. E poi abbiamo lo star set della Flashman che mi avete regalato con dentro la Z21 e il multimouse, di cui sono riuscito a potervi fare dei contenuti relativi al mondo digitale, e l'idea adesso è di portarvi un plastico in scala N. E poi abbiamo fatto il crowdfunding che non è andato proprio a buon fine, nel senso che non è andato a termine perché la richiesta era molto alta, però veramente grazie, siamo arrivati a circa 250 euro e con quei 250 euro sono riuscito a risanare questa macchina e quella che sto utilizzando adesso, quindi in qualche modo qualcosa ho fatto. Non ho comprato quella nuova, ma qualcosa di buono ho fatto, sono riuscito a sistemare la scheda di quella macchina che mi sta registrando adesso e ho portato a riparare questa, perché questa qua purtroppo ragazzi un giorno è caduta, ha perso lo sportellino qua sotto, ok? È successo un disastro e sono riuscito però a farla riparare con un totale di circa 320 euro, quindi 70 euro ce l'ho messi io. Sono riuscito a tenere adesso due macchine che bene o male mi supportano uno con l'altra e di questo veramente grazie di cuore. Ora cosa voglio dire in questo video? Semplicemente ho fatto già dei video, non so se l'avete visti, trovate il link qua sotto per andarli a vedere, dove io ho parlato appunto della creazione di un plastico in scala N. Ne abbiamo parlato, vi ho fatto vedere il progetto, che quello è un progetto di base che mi sono inventato io con l'utilizzo di AnyRail, che è un software strabello che vi consiglio di utilizzare, e in quel progetto ho spiegato appunto l'idea che avevo su un plastico di una base di 140 cm circa per un massimo di 80 circa. Probabilmente avete visto proprio in quel video, ho messo tutti i dettagli e vi ricordate anche del pannello che avevo già costruito, il fondo di polistirolo con su un pannello verde, e poi dovrei costruire lateralmente la struttura di legno per contenerlo. L'avevo fatto in quella modalità per renderlo leggero sia per il trasporto e sia anche per l'utilizzo in casa, per poterlo muovere, nascondere qua e là, anche perché tutto il legno diventa veramente pesante. Detto questo, vi ricordo anche che in quei video avevo parlato appunto di costi della realizzazione di un progetto del genere, quindi in questo caso il costo della realizzazione di un plastico in scala N non è ovviamente così eccessivo come un grande plastico in scala K0 come quello che sto costruendo in corso, ma sicuramente è molto più contenuto, anche se comunque ci vogliono tanti fondi per poterlo realizzare completamente come l'avevo progettato. Ovviamente io ho creato un progetto di base che però potrà essere modificato se lo volete e lo vedremo ovviamente questo nel futuro. Quindi che cosa voglio dire in questo video? Semplicemente che tanti di voi mi chiedono di fare contenuti, mi arrivano un sacco di commenti di persone che mi dicono fai più video, fammi vedere come fare un passaggio a livello, fammi vedere come fare un tunnel, fammi vedere come fare la masticciata, insomma tanti tipi di richieste che io cercherò di soddisfare tutte, ma ragazzi volevo ricordarvi un particolare. Io faccio lo youtuber e ho altri canali dove faccio gameplay e altri canali dove faccio roleplay, quindi faccio video di intrattenimento generico. In quei video, che riesco a farne parecchi, non ho costi, ok? Perché sono video che realizzo con la mia fantasia, la mia creatività, e non devo fare altro che mettere in moto quelle che sono le mie capacità creative. Ovviamente sono video che faccio anche approfittando di eventi particolari. In questo caso invece, in questo ambiente, è un ambiente molto più difficile per quanto mi riguarda. Chi si ricorda di me, del vecchio canale Ferrovie e Miniature, e tutti quei vecchi fan che sono anche in questo canale, si ricordano dove quando io avevo l'associazione
in parallelo avevo anche il negozio, quindi erano altri anni, altri momenti dove io avevo delle potenzialità diverse da oggi per quanto riguarda questo settore, perché a quell'epoca io avevo il negozio, ero un rivenditore, quindi facevo il commerciante e avevo il negozio pieno di cose e io riuscivo a farmi contenuti differenti proprio per il fatto che avevo un negozio a disposizione e potevo mettermi lì in vetrina a scegliere quale cosa farvi vedere e farvi il video, quindi questo mi dava ovviamente una forza maggiore. Stessa cosa vale per l'associazione. A quel periodo c'era l'associazione dove eravamo in un capannone di 350 metri quadri dove stavamo creando il nostro bellissimo plastico ed eravamo dei soci, quindi eravamo tantissimi e ognuno di noi metteva ogni mese dei fondi e noi con questi fondi li reinvestivamo non solo per il mantenimento del capannone, quindi affitto, luce, internet, tutto quello che serviva, ma anche per l'acquisto di materiali, quindi ci siamo comprati dei beni che possono essere binari, legno, colla, materiali di consumo, insomma tantissime cose e quindi questa cosa mi permetteva di essere ovviamente più forte dal punto di vista economico per portarvi dei contenuti di questo genere. Quindi con questo voglio dire che per esempio in questo caso io sto costruendo il plastico di Daniel, che saluto, e con quel plastico passo passo, grazie all'aiuto di Daniel, perché il plastico è il suo, sto facendo dei video dove vi faccio vedere i progressi di questo plastico. Ovviamente mi muovo in base all'andamento, quindi nel senso che in base a quelli che sono i fondi che ho a disposizione io vado avanti con le lavorazioni. Questo cosa significa? Che io per portarvi il plastico in scala N che tanto vi ho promesso, sicuramente posso farlo mettendoci qualcosina di mio, ma ho bisogno anche di un supporto vostro, quindi ci sono due modalità. Una è quella che potete continuare a supportarmi come avete sempre fatto fin d'oggi, quindi partecipando a un crowdfunding se volete, se lo desiderate, e questo mi incentiverà molto all'acquisto di materiali per, diciamo, il proseguimento di questo nuovo plastico, che vorrei farvi in una modalità super figa, l'avete già vista. E l'altra invece, quella che potrebbe essere secondo me anche quella più ideale, è l'acquisto del plastico, quindi l'altra volta l'avevo proposto, qualcuno si era fatto avanti, ma poi probabilmente anche per colpa mia che mi sono un attimo arenato, la cosa si è fermata lì. La proposta seconda è quella dell'acquisto del plastico, dicevo che potrebbe essere l'ideale perché se troviamo un compratore, quindi se tra di voi c'è un compratore o un finanziatore, cioè colui che vuole investire per vedere questo progetto e poi portarsi il plastico a casa, può farsi avanti tranquillamente, mi contatta qua sotto oppure mi scrive alla mail che vede adesso modjoesil@gmail.com, mi scrive su questa mail, ci mettiamo d'accordo e possiamo fare appunto l'avanzamento dei lavori. Questo cosa significa? Che se trovo il compratore il plastico verrà fatto e una volta terminato verrà dato al compratore, ok? Oppure se troviamo un finanziatore che vuole semplicemente finanziare il plastico per vedere i contenuti, verrà ovviamente nominato nei video e ringraziato come finanziatore e il plastico poi dopo verrà lasciato ovviamente a disposizione vostra per eventuali video, foto, eccetera. E ovviamente abbiamo sempre in mente il discorso dell'apertura dell'associazione, qualora ci fosse, il plastico verrà portato al museo dell'associazione che ho in mente di fare. Sì, perché prima di morire, raga, il mio desiderio è questo, aprire un'associazione, un parco grande dove mettere i nostri treni, fare il nostro grande plastico e anche un plastico, un treno all'aperto. È il mio sogno della vita, quindi spero di farcela entro i prossimi 20 anni, vediamo di riuscirci a farcela. Ora, quello è il discorso che volevo dirvi, è questo, quindi io non riesco da solo ad autofinanziarmi in questo canale perché vi spiego, qualcuno di voi mi ha anche detto vabbè ma svegliati, trovati qualche partner. Io le ho le partner, nel senso che ho provato a contattarle, ma al momento i numeri in questo canale sono veramente bassi, cioè nel senso io quello che faccio negli altri canali dove appunto spendo zero, non ho dei costi. Ok, quindi a volte ci sono dei video che mi vanno bene, guadagno tanto, i video che vanno poco, guadagno poco, ma poca importanza, ok? Perché ho speso zero, a parte il mio tempo, le mie prestazioni. Invece per quanto riguarda questo canale, quei video che faccio extra, al di là del plastico che sto costruendo a Daniel, che ovviamente si sta muovendo in base all'andamento economico di quel plastico, non riesco a portarvi altri contenuti se non finanziati da qualcuno, perché io da solo, sincero, raga, io ho una condizione economica che non mi permette di essere così forte da farvi, perché io vorrei portarvi, che ne so, il Faller Car System, vorrei portarvi un sacco di cose, ma sapete benissimo che l'acquisto di quei beni è veramente alto e il ricavo di questi video è veramente basso, perché questo è un canale di intrattenimento dedicato ad appassionati e in Italia siamo veramente pochi, ci seguono anche dall'estero ma sono pochi e le visualizzazioni che faccio le vedete, ho 5.000 e passa iscritti che ringrazio ognuno di voi
e le visualizzazioni sono di media sempre quelle, quindi ho un guadagno che, se tutto va bene, si aggira intorno ai 50 euro al mese su questo canale, ok? Quindi capite benissimo che da solo non si finanzia questo canale, quindi io non sono in grado come una volta di darvi tutti i contenuti in questa maniera massiva, ed ecco la motivazione che io a volte ci sono dei periodi dove non carico video e tanti di voi giustamente ci rimangono male, ma io purtroppo non posso fare più di tanto, no? Quindi se troviamo invece un accordo e troviamo la modalità di muoverci di più, riuscirò a farvi anche un video al giorno senza problemi. Mi metto lì e vi faccio tutti i giorni l'avanzamento dei lavori, passo passo, step by step, e ci divertiamo mi diverto io, vi divertite voi, e manteniamo un contenuto sempre attivo al canale. Quindi queste sono le mie proposte. Quindi l'idea di questo plastico c'è, lo voglio attivare, sfrutterò ovviamente questo star set in questo plastico per cominciare. Non mi voglio vincolare a un plastico di stile FS piuttosto che un plastico, un generico, in modo da poterci divertire. Nel caso poi c'è qualcuno che nello specifico vuole farsi costruire un plastico specifico con ambientazione specifica, epoca precisa, eccetera eccetera, lo può fare, si fa avanti, facciamo un preventivo. E vi ricordo anche che io mi occupo di progettazioni di plastici e realizzazioni, quindi se volete farvi fare una progettazione o un plastico interamente costruito da me, non fate altro che contattarvi. Vi ricordo, per quelli che si sono fatti avanti nel passato, che io quando faccio una progettazione, anche soltanto il progetto, ovviamente ci sono dei costi, quindi mi contattate sulla mail che vi ho detto prima e vi faccio sapere i costi, perché ovviamente tanti mi hanno fatto perdere tempo, si sono fatti fare i progetti, poi non l'ho più visti e sentiti, ho dedicato ore e ore a questa cosa e non mi sembra giusto. Quindi se siete interessati a farvi fare un progetto da me, sappiate che subito c'è una barriera davanti, c'è un costo da affrontare che poi potrebbe essere scalato nel caso in cui venga poi fatta la creazione del, cioè nel senso, mi spiego, se voi vi fate fare un progetto da me e poi lo realizziamo, quindi vi faccio anche il plastico, la spesa che spendete nel progetto vi viene scalata da quello che andiamo a spendere sul plastico. Altrimenti, se vi fate fare solo il progetto e poi non vi sento più, mi pagate solo il progetto. Questa è una cosa giusto per chiarirvi, perché appunto l'idea di quest'anno è quella che entro il 2023 ho in mente di rimettermi sul pezzo, quindi ho varie idee dal punto di vista diciamo vero, quindi al di là del web, al di là di YouTube, ho idea proprio di rimettere in piedi l'associazione, che da tanto desidero, ma ho in mente tante cose che possono essere quella di rimettermi dal punto di vista dell'artigianato, quindi rimettermi a lavorare, e ovviamente forse anche commercialmente rimettere sul sito, insomma rimettermi nel commercio di questo settore. Sto cercando di lavorarci dietro, perché ragazzi sinceramente ho bisogno di rimettermi in piedi su questo ambito, perché con YouTube, sugli altri canali non viaggio fortissimo, quindi ho bisogno di un qualcosa di più concreto, e quindi ho 47 anni, non voglio trovarmi poi diciamo dopo il disagio, voglio cercare di rimettermi in piedi, ripartire da zero, e questo grazie anche a voi, al vostro supporto. Se c'è qualcuno che vuole farmi domande privatamente può trovarmi appunto sulla mail che vi ho scritto prima, mi scrivete, ci sentiamo e vi do tutti i contatti per parlare fisicamente con me se avete delle idee, spero, perché in Italia ci sono tanti imprenditori che magari hanno voglia di investire in qualcosa, e lo potete fare contattandomi. Beh, per adesso penso di avervi dato delle informazioni di base, poi cominciamo a vedere anche poi nel concreto quali sono le idee, magari vediamo attraverso questo video se succede qualcosa, come fare a procedere. Intanto vi lascio anche il link qua sotto della raccolta fondi che attivo in questo momento, quindi attiverò questa raccolta che può essere utile per la realizzazione di un plastico o comunque di qualsiasi altra tipologia di cose. Ho in mente anche di fare piccoli diorami, piccole cosine con dentro delle situazioni particolari che possono essere come creare un passaggio a livello con piccoli pezzetti, no? Quindi non per forza creare un plastico per farvi vedere ogni volta qualcosa, e questi piccoli diorami poi tenerli in museo, in vetrina, che possono essere comunque belli ed utili per voi dal punto di vista della creazione, del cablaggio, di come si fanno le cose elettriche e bla bla bla, e tante cose. Boh, per adesso è tutto raga, spero che questa cosa vi sia arrivata bene, perché è uno scambio reciproco raga, quindi voi aiutate me e io do un servizio a voi, e ci vediamo al prossimo video. Grazie e alla prossima, ciao!